Ciao, siamo su Evolution.it con un Nexus 7 2013. Questo è un nuovo tablet di Google, sicuramente ne avrete sentito parlare perché veramente è stato trattato moltissimo negli ultimi giorni. Sarà in Italia dal 29 agosto 2013, ma io ne ho importato uno dagli Stati Uniti proprio per provarlo e dirvi come va. Nel nuovo Nexus 7 Google ha modificato 4 aspetti della vecchia versione. Il primo riguarda il design, perché questo modello è più sottile e più leggero della versione precedente, ha uno schermo che con dei bordi molto più sottili, soprattutto nel lato lungo, questo, e conta adesso su una finitura posteriore completamente liscia di un materiale opaco, simile a quello che abbiamo visto nel Nexus 10, completamente differente dal precedente. Questo le dà un aspetto un pochetto più professionale, un pochetto più business, come verrebbe da dire, rispetto alla superficie gommosa del vecchio modello, mentre i bordi più sottili rendono di fatto facilissimo utilizzarlo con una sola mano, in questo modo, ma anche utilizzarlo in quest'altra sfruttando questi bordi qua che sono al contrario molto più grandi, molto più pronunciati. Per rendere bene l'idea ho preso un iPad mini e l'ho confrontato così con Nexus 7. Guardate le dimensioni, quanto sono più compatte nel nuovo modello Google, e guardate quanto sia più semplice anche per me, che ho le mani grandi, tenere in mano questo modello piuttosto che quest'altro da 7.9 pollici. Chiaramente ci sono vantaggi e svantaggi nello scegliere uno schermo da 7 anziché uno da 8 pollici, ma dal punto di vista della portabilità Nexus 7 è sicuramente un dispositivo riuscito. Ci sono due aspetti a livello progettuale che mi sono piaciuti poco. Il primo è il microfonino integrato qua sotto il bilanciere del volume, che finisce chiaramente per essere coperto quando si utilizza il tablet in modalità verticale. Il secondo riguarda i bordi, o meglio il materiale usato qua per i bordi, che è una plastica liscia che quando si hanno le mani sudate finisce per rendere un po' più scivoloso la presa del tablet. La seconda grande novità Google per il nuovo Nexus 7 riguarda l'hardware, la scheda tecnica. Niente più Nvidia, ma una versione personalizzata della piattaforma Qualcomm S4 Pro. Questo è Nova 3, guardate che livello di dettaglio si riesce a raggiungere con questa grafica, che è un Adreno 320. In breve abbiamo una potenza di calcolo doppia nella CPU e quadrupla nella GPU rispetto al modello dello scorso anno. Quindi una potenza di calcolo di assoluto livello nel settore tablet attuale, che vi permetterà di avere prestazioni eccellenti al top della categoria per diversi mesi ancora, ma anche 2 GB di RAM, che fa benissimo al multitasking, Wi-Fi N che adesso supporta il dual band, quindi anche 5 GHz, ma soprattutto questo fantastico schermo Full HD con una densità di pixel che non si era mai vista su un dispositivo di questo genere. Contro 123 pixel per pollice e vetro Gorilla Glass a protezione, questo pannello IPS è il migliore mai usato su un tablet, possiamo dire assolutamente, per quel che riguarda la fascia 7 pollici, ha degli angoli di visuale fantastici, una luminosità sopra la media, anche un sensore di luminosità molto veloce e reattivo, ed ha una calibrazione del colore che fino ad adesso si era vista soltanto sui dispositivi Apple, su iPad mini. Uno schermo così definito migliora tantissimo l'esperienza d'uso, è la cosa che più balza all'occhio quando si prende il tablet. Questo effetto di pulizia che sia con le icone, con le ombreggiature delle icone, si vedono dettagli che in altri modelli non si vedono, che con la semplice navigazione web, ad esempio quando si vedono i siti web dove sono caratteri particolarmente piccoli, la definizione dei caratteri, dei singoli font è veramente elevata, ed è un po', adesso facciamo un confronto, uno schiaffo proprio a quel che accade con iPad mini, che sì, è vero che come vedete da una parte ha molto più spazio di visualizzazione dovuto al suo formato e alle sue dimensioni del suo pannello, ma a livello di definizione i caratteri hanno tutt'altra qualità nel nuovo Nexus, che da questo punto di vista lo ridicolizza proprio. Data questa potenza di calcolo e visto questo schermo veramente così meraviglioso, mi sembra superfluo farvi notare che la navigazione web, ma anche l'utilizzo di applicazioni per la lettura di magazine o per la visualizzazione di PDF anche di dimensioni importanti siano esperienze veramente consigliate, per il quale il nuovo Nexus si adatta alla perfezione. Il terzo aggiornamento Google al nuovo Nexus 7 riguarda i dettagli hardware, una cosa che era stata molto trascurata nella precedente generazione. Qua abbiamo 2 fotocamere, una frontale buona per le videochiamate perché ha un grandangolo, e una posteriore da 5 megapixel che è molto luminosa, registra video 1080p a 30 frame per secondo, e io considero questo set di fotocamere molto buono.
Ancora abbiamo il sensore NFC qua sulla posteriore che può anche adattarsi ai sistemi di ricarica wireless con gli adattatori già in commercio. Abbiamo la possibilità di trasformare la micro USB sul fondo in una Slim Port, quindi in una uscita video HDMI per collegare monitor esterni o TV attraverso un adattatore che costa 30 euro e che può essere utilizzato poi anche su altri tablet o su smartphone. E infine abbiamo un impianto audio che viene usato per la prima volta in questo settore, prodotto dalla stessa azienda che a tempi si occupò del formato MP3, che adesso propone questo approccio con due altoparlanti posizionati in alto e in basso, in realtà sono tre, quindi un ambiente molto più stereo per creare via software un effetto surround. Questa tecnologia si chiama Cingo, viene utilizzata per la prima volta in questo tablet e sfrutta anche una serie di codec che sono preinstallati all'interno di Android ma che non erano mai stati attivati fino adesso. Il risultato è un impianto audio che offre un suono molto più avvolgente, un buon volume e dei discreti bassi, che resta un po' sotto secondo me lo standard qualitativo imposto dal Kindle HD, ancora il migliore da questo punto di vista nel settore tablet, ma che migliora moltissimo l'esperienza audio rispetto al Nexus precedente. E infine il quarto grande aggiornamento nel nuovo Nexus 7 riguarda il sistema operativo Android. Questo è il primo dispositivo con Android 4.3, ancora un Jelly Bean ma molto più ottimizzato a livello prestazionale, con un dispositivo che è costantemente reattivo, pronto e scattante anche per la scheda hardware che abbiamo visto, con la possibilità di gestire la multiutenza su Android in maniera molto più flessibile di quanto si poteva fare in precedenza. Adesso si possono impostare dei filtri per creare degli account, ad esempio, a cui non è permesso navigare su internet o a cui non è permesso giocare con un determinato titolo, una sorta di parental control ancora basilare ma molto importante per l'uso in famiglia e assolutamente ben integrato all'interno del dispositivo. Corregge anche questa versione un difetto nel file system della generazione precedente che tendeva a rallentare il tablet, aggiunge il supporto OpenGL 3.0 e la possibilità di abbinare dispositivi Bluetooth di nuova generazione capaci di consumare molta meno energia rispetto ai precedenti e soprattutto, credo che sia la cosa più importante, dà una continuità ad Android, perché questa 4.3 è una versione veramente migliorata della 4.2 che chi ha usato la generazione precedente non farà affatto difficoltà ad usare, neanche si accorgerà del cambiamento se non per la maggiore reattività, fluidità e stabilità di sistema. Ricapitolando, abbiamo un tablet molto più sottile e leggero del modello precedente, assolutamente più veloce e con il miglior schermo mai usato per adesso nel settore tablet, molto più completo e versatile dal punto di vista delle funzionalità e degli accessori che è possibile abbinare e con un nuovo sistema operativo che migliora quello precedente senza però sconvolgerlo, quindi restando assolutamente familiare. E il tutto con un'autonomia che si conferma ancora su livelli molto buoni. Il tablet ha una batteria da 3950 mAh che sono sotto i 4300 e passa della generazione precedente, dove però si usa con una piattaforma Nvidia Tegra 3 che era un pochetto meno attenta ai consumi. Questa nuova Qualcomm lo è, soprattutto nella gestione in stand-by. Nei miei test ho ottenuto 8 ore e 30 minuti circa di riproduzione video continua su YouTube, quindi streaming con wifi attivato e schermo regolato su alti livelli all'incirca dell'80% di luminosità, e superato senza alcun tipo di problema la giornata di utilizzo medio tradizionale come può essere quello che si ha con un tablet 7 pollici. Il massimo che ho ottenuto è stato 3 giorni utilizzandolo per un intero weekend come unico dispositivo per leggere le mail, controllare così qualche sito web e poco altro, mentre utilizzandolo soltanto per i giochi, quindi con Nova 3, con schermo al 100% fatto apposta per scaricarlo il prima possibile, ho ottenuto 6 ore e 30 minuti di autonomia. Non sono dei risultati da top di gamma perché abbiamo visto dei tablet fare di meglio, ma qua il mix tra prestazioni, schermo HD che alla fine non influisce sull'autonomia rispetto al modello precedente sono comunque dei livelli alti nel settore tablet Android. L'unico appunto che mi sento di fare a Google per questo tablet, forse il vero difetto che ho riscontrato in questi giorni di test, è una certa tendenza a scaldare nella parte qua sul retro della fotocamera, proprio in questa zona. Quando il tablet è sotto carico questa zona diventa calda, ma di un caldo molto importante secondo me. Sarà che adesso è anche agosto e fa caldissimo, è vero, però è un caldo che può essere fastidioso e che raramente ho riscontrato in altri tablet. Al di là di questo però il Nexus 7 è assolutamente il tablet consigliato, è il 7 pollici migliore che è in questo momento sul mercato, una valida alternativa dal punto di vista tecnico a tutti i modelli top di gamma usciti fino adesso.
con la speranza che i nuovi standard qualitativi che questo dispositivo porta nel settore Android vengano presto adottati anche da tutti gli altri produttori. Finalmente Nexus 7 non è più il tablet da scegliere perché economico rispetto ai rivali, come accadeva lo scorso anno. Adesso diventa il tablet da preferire rispetto a tutti gli altri, proprio per la qualità che racchiude. Ok, per maggiori informazioni sul nuovo Nexus 7 leggete la recensione completa perché integra dettagli più approfonditi, soprattutto sulla parte tecnica con benchmark e considerazioni che non ho fatto in questo video. La trovate su evolution.it.